Come già vi avevo anticipato nelle scorse settimane, sto testando il nuovo trittico di prodotti di Gamma Labo. Ho già realizzato il video di Derma 2.0 di cui vi lascio il link qua sopra per vederlo nelle schede e oggi voglio parlarvi di lui, di Sidero, il nuovo Iron Remover che va a sostituire Pirelli nella gamma. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video. Oggi, come vi ho già detto dall'anteprima, voglio parlarvi di Sidero, ovvero del successore di Pirelli nella line-up di Labo Cosmetiche degli Iron Remover. Lui è un prodotto tecnologicamente molto avanzato, infatti è il primo Iron che riesce a coniugare la semplicità di applicazione di un liquido con l'efficacia, l'asciugatura prolungata nel tempo di un Iron di tipo gel. Ecco, voi vi direte come riesce ad ottenere questa cosa? Beh, semplicissimo. Grazie alla Fluid Reverse in Gel, ovvero alla possibilità di Sidero di essere un fluido non newtoniano, in base alla forza di taglio che gli viene applicata, la viscosità varia, dunque riesce ad essere un liquido all'interno del trigger, ma un gel nella boccia e sulla superficie. Una cosa molto interessante, soprattutto a cui non eravamo ancora abituati nel panorama nel car detailing. Altra novità molto interessante è che Sidero forse è il primo Iron Remover che si può utilizzare anche in ambienti chiusi. E infatti, considerando che comunque ha il 50% in più di materia prima rispetto a Pirelli, l'odore è molto meno fastidioso, c'è una nota di fragola che si riesce a percepire e considerate che comunque è difficile anche abbattere l'odore in un Iron dove c'è molto principio attivo. Infatti più principio attivo c'è, più che l'odore comunque in qualche modo deve venire fuori perché c'è più materia prima. Ecco, quindi qui lo zolfo, diciamo, viene un po' mascherato e non si ha un prodotto che è così nauseante come magari altri Iron Remover, quindi una cosa molto comoda. Ecco, in ambienti aperti non ci sarà alcun tipo di problema di utilizzo, in ambienti chiusi forse dipende di più dal vostro tasso di sopportazione e dalla sensibilità del vostro olfatto. Troviamo inoltre un notevole potere detergente e parlando di sicurezza di impiego, cosa che è molto, diciamo, chiacchierata quando si parla di Iron Remover, ecco qui diciamo che è massima, visto che comunque sono assenti completamente sali minerali all'interno della formulazione che, come sapete benissimo, vanno a macchiare la superficie quando un Iron Remover si asciuga su di essa. Ecco, qui non ci sono e tra l'altro sempre una cosa molto interessante per quanto riguarda la sicurezza è che la contaminazione viene staccata all'origine, alla base, quindi si va a creare uno strato lubrificato tra la superficie e la contaminazione che ci permette quindi di asportarla in modo molto semplice, evitando anche il rischio di causare altri difetti. È un prodotto davvero molto lubrificato e piacevolissimo da usare. Voglio terminare questa parte introduttiva citandovi le sue caratteristiche decontaminanti nei confronti del calcare dei depositi minerali, un pochino come purifica, non però agli stessi livelli, e il suo completo rispetto delle protezioni applicate, che siano cere o protezioni più interessanti quali ad esempio un coating. Ecco, non ho mai avuto alcun tipo di problema utilizzando Sidero su auto protette sia con cere che con nano. Veniamo ora alla parte un pochino più interessante del video, ovvero al test pratico. Oggi vi ho voluto portare due test differenti. Nel primo vedremo Sidero contro il suo predecessore, ovvero contro Pirelli. Vedremo come lui riesce ad avere una notevole forza detergente e decontaminante in più. Il secondo test invece vedremo come riesce ad avere una notevole lubrificazione che quasi può andare a sostituire l'utilizzo di uno shampoo, senza dimenticare l'ottimo potere detergente che ovviamente anche in questa seconda casistica si va a manifestare. Iniziamo subito con il confronto. Andiamo ora a dividere il cerchio in due parti. Nella parte sinistra andremo ad applicare Pirelli, mentre in quella destra Sidero. Come vedete l'applicazione di Pirelli è semplicissima, il prodotto è molto liquido e quindi diciamo problemi nella fase applicativa sinceramente non ce ne sono.
Pirelli, nonostante comunque all'interno della boccia sia molto denso, non ha alcun problema nella fase erogativa, infatti si riesce ad erogare molto bene e anzi, se proprio devo trovare un vantaggio di Sidero rispetto a Pirelli, che il getto può essere, diciamo, direzionato in modo migliore, visto comunque la sua consistenza un pochino maggiore, ma come vi ripeto non c'è alcun tipo di problema nell'erogazione di entrambi. Li lasciamo in posa per una decina di minuti e vedete come già dopo questo tempo Pirelli abbia iniziato la fase di asciugatura, che soprattutto è visibile nella parte superiore del cerchio, che è sottosopra, dove difficilmente comunque lo spray può aderire in modo ottimale. Caso diverso per Sidero, dove anche nella parte superiore è sempre ben presente, che può essere rispalmato utilizzando un pennello. Infatti è necessario secondo me sfruttare le sue caratteristiche di ottimo lubrificante, e se noi avessimo utilizzato l'azione meccanica per Pirelli sarebbe stata ancora peggio. Infatti lui, come vi ho già detto, ha un ottimo potere lubrificante e ci consente di lavorare anche su un cerchio sporco che non è stato risciacquato ad esempio da un pre-wash, quindi ecco, cosa molto interessante. Dopo questo primo check dei 10 minuti, per evitare che l'asciugatura di Pirelli continuasse, ho rierogato sia Pirelli che Sidero per far sì che il test comunque fosse il più paritario possibile, e dopo circa 20-25 minuti di prova totale, quindi dopo altri 10-15 minuti di posa dalla riapplicazione, ho notato queste cose. Pirelli, come vedete, stava già asciugandosi di nuovo, mentre Sidero questa volta ha creato una patina che era completamente presente su tutta la superficie interna del cerchio del canale. Come vedete, tutta la superficie è completamente bagnata, non c'è una parte che sia asciutta, e questa è una cosa molto interessante perché ci consente di avere una decontaminazione che è uguale in tutta l'area che è stato erogato Sidero, cosa secondo me non da poco. Considerate poi che comunque questo strato di prodotto che è presente ci consente di eseguire azione meccanica senza, diciamo, troppe riste, visto che comunque la sua lubrificazione è molto elevata. Dopo 25 minuti totali dall'inizio del test diamo una bella risciacquata al cerchio per vedere un po' quello che abbiamo ottenuto, e come vedete, ecco, Sidero è riuscito sia a pulire che a decontaminare meglio rispetto a Pirelli, che è sulla sinistra. Come vedete, infatti, la superficie a destra è molto più pulita e anche comunque toccandola, oltre che ad occhio nudo, si sente che comunque la pulizia raggiunta e la decontaminazione sono migliori, segno che comunque tra questi due prodotti è stato compiuto un grande step evolutivo, cosa molto importante. Veniamo ora al secondo test di oggi. Vi metto via Pirelli perché in questo test non c'entra proprio niente. Allora, andremo ad utilizzare Sidero sul cofano di un Apollo, lo andremo ad utilizzare puro, e su questa Apollo non è mai stata eseguita alcuna decontaminazione né chimica né meccanica. L'auto ha circa 2 anni, non è stata utilizzata così tanto, non ha neanche vissuto in zone con molti contaminanti, ad esempio vicino, insomma, a zone ferroviarie. Quindi ecco, vedete un po', diciamo, queste sono le condizioni al contorno che abbiamo. Iniziamo con un bel pre-wash fatto con Primus diluito 1 a 10 in boccia, quindi alla fine una concentrazione abbastanza bassa. Dopo averlo fatto agire una decina di minuti, risciacquiamo tutta l'auto per bene e senza asciugare andiamo ad applicare Sidero puro. Come vedete, anche qua l'ottima nebulizzazione ci consente di essere molto direzionali con l'erogazione, evitando che Sidero finisca su zone non desiderate. Vedete come tutte le tracce di ferro vengono individuate nonostante il piccolo tempo passato dall'erogazione, quindi ecco, questo a dimostrare la grande quantità di reattivi presenti all'interno, una grande quantità di materia prima. Dopo circa 20 minuti dall'erogazione vedete come ancora non ci sia alcuna traccia di asciugatura e come Sidero su un pannello orizzontale come questo, come il cofano, non si sia praticamente spostato, segno della grande capacità adesiva che ha questo prodotto. Dopo 30 minuti, come state vedendo con la prova del dito che ho eseguito, non ho ancora individuato alcuna traccia di asciugatura, quindi questa cosa non può che essere positiva. Ma prima di risciacquare voglio però eseguire un minimo di azione meccanica con un guanto da lavaggio, sempre diluito 1 a 1500, per capire intanto quanta lubrificazione ci riesce ad offrire, ma soprattutto quanto uno shampoo come questo sia necessario per rimuovere il sidero e quanta detergenza si riesca ad ottenere in più con un po' di azione meccanica. Beh, la lubrificazione era così elevata che anche un guanto bagnato con sola acqua ci avrebbe consentito di rimuovere il decontaminante in modo completamente sicuro. Questa è grande dimostrazione che Sidero è un prodotto molto lubrificato.
A questo punto è arrivato il momento di risciacquare e come vedete il passaggio del guanto l'ho solo effettuato da una parte del cofano per capire se ci fossero stati poi problemi in rimozioni, ma alla fine non ce ne sono stati perché a me il prodotto è venuto via in modo completamente efficiente e veloce, non ho avuto problema alcuno di rimozione, quindi ecco, non capisco come alcune persone si lamentino, diciamo, dell'appiccicosità di sidero. Per me questa può essere solo una cosa positiva, visto che comunque mi dà notevoli vantaggi e di svantaggi alla fine io non ne ho trovati. Veniamo ora a qualche consiglio finale per l'uso. Cerchiamo di considerare qualche scenario possibile di utilizzo, visto che comunque il prodotto è intrigante e ha molte potenzialità che forse non è facile sfruttare tutte insieme. Dall'esperienza che mi sono fatto, di sicuro vi posso consigliare di utilizzare il prodotto puro laddove noi dobbiamo eseguire successivamente un ciclo di lucidatura, quindi ecco, soprattutto se non conosciamo quante contaminazioni sono presenti sull'auto, quanto la sua vernice sia contaminata, ecco, di sicuro l'utilizzo del prodotto puro non può che essere consigliato. Ovvio che l'utilizzo del prodotto puro è anche consigliato sul canale dei cerchi laddove siano molto sporchi e non siano mai stati contaminati. Ecco, in questo caso è consigliabile utilizzare sidero al termine del processo di pulizia del cerchio, non come ho fatto ovviamente nel test di prima, che era solo un test per farvi vedere un po' le differenze con Pirelli. Ecco, quindi quando abbiamo un cerchio molto sporco di sicuro è bene eseguire un prelavaggio, un lavaggio, una decontaminazione da Catrame ad esempio con Decaflash e poi la decontaminazione ferrosa con sidero puro. Ecco, questo di sicuro è il miglior, è la migliore lavorazione che ci consente anche di essere molto leggeri e leggiadri sulla superficie ed evitare quindi qualsiasi rischio di causare difetti. Possiamo anche utilizzarlo come ausilio lubrificante per il polish, ad esempio per la decontaminazione meccanica con Claybar. Io per queste operazioni l'ho utilizzato 1 a 5 e devo essere sincero, non mi sono trovato affatto male, anzi. Possiamo poi diluirlo in funzione delle nostre esigenze, da 1 a 1 a 1 a 4. Ecco, di sicuro sui cerchi vi consiglio di utilizzarlo fino 1 a 2, visto che comunque sono quelle parti che si sporcano più velocemente, in modo che un pochino più intenso rispetto alla carrozzeria, mentre sulla carrozzeria vi posso consigliare anche di utilizzarlo 1 a 4 per i lavaggi di mantenimento un pochino più frequenti. Ecco, ad esempio, se andiamo ad utilizzarlo su un'auto protetta, ad esempio ogni 5.000 km circa, di sicuro vi consiglio di utilizzarlo 1 a 1 o 1 a 2 va benissimo. Tra l'altro, nel caso in cui volessimo applicare sull'auto un sigillante e ovviamente l'auto non è mai stata decontaminata, possiamo usare benissimo sidero puro dopo aver utilizzato un pre-wash tipo Primus e poi rimuoverlo con il guanto, ad esempio come ho fatto io nel test precedente con sempre diluito 1 a 1500. Potete anche utilizzare solo un secchio pieno d'acqua perché alla fine non è necessaria alcuna lubrificazione in più oltre a quella che sidero già offre. In azione ulteriore potete anche aggiungere un lavaggio con purifica, vedete voi, insomma, in base alle vostre esigenze e alle condizioni in cui l'auto si trova. Ecco, ultimo scenario di utilizzo che vi posso dire: se abbiamo un'auto che ha solo sporco di tipo organico, possiamo anche utilizzare benissimo sidero come pre-wash direttamente su auto asciutta, poi fare un passaggio di purifica e poi sempre ad esempio diluito 1 a 1800, fare quindi un lavaggio 2 pH, acido neutro. Anche questo si può benissimo fare. I possibili scenari di utilizzo davvero, ragazzi, sono tantissimi, è impossibile alla fine descriverli in un video. Sappiate che comunque queste sue capacità ci permettono di accorciare qualche lavorazione e questo è soprattutto ottimo per chi ha poco tempo da spendere per l'auto o per i professionisti che comunque devono cercare di ottimizzare i loro lavori per rendere il più possibile. Prima di terminare con i consigli voglio però parlarvi degli erogatori che vi consiglio di utilizzare. Riprendo Pirelli e vi faccio subito vedere. Allora, gli erogatori di Labo Cosmetica, quelli classici senza regolazione di atomizzazione, sinceramente non mi sono piaciuti per l'utilizzo della Fluid Reverse in gel. Ho trovato migliori i Canyon e anche i Vela, i trigger, quelli classici che si possono trovare.
Ecco, entrambi però questi non sono compatibili con la filettatura delle boccette di lavo cosmetica, quindi vi consiglio di comprare un flacone, ad esempio quelli graduati di Mafra, o insomma un flacone, e poi gli andate ad abbinare un trigger. Ecco, con questi devo essere sincero, il prodotto ha funzionato in modo perfetto e la nebulizzazione era perfetta altrettanto, mi sono trovato davvero bene. Ecco, quindi vi voglio anche segnalare questa cosa che ha generato un pochino di confusione ultimamente. Siamo dunque giunti, ragazzi, alle considerazioni finali e alle conclusioni. Beh, che dire, come avete capito da tutto il video, il prodotto mi è piaciuto molto, e se forse Pirelli non mi aveva lasciato nel cuore quell'impronta, insomma quel ricordo, ecco, lui di sicuro mi è rimasto impresso. Un prodotto molto interessante che riesce a fare tutto bene, ma soprattutto riesce a fare bene quello per cui è stato creato, ovvero riesce bene a decontaminare da ferro. Per me, diciamo, le altre sono caratteristiche aggiuntive, però in un contesto reale riescono di molto, in alcuni casi, anche a velocizzare tutta la lavorazione. È una cosa molto importante soprattutto per i professionisti o per chi ha poco tempo. Tra l'altro, per il discorso che riesce a rispettare le cere e le protezioni applicate, vi voglio portare un'esperienza personale. Infatti 12 mesi fa, l'inverno scorso, sono andato, prima di installare i cerchi, ad applicare una cera, una protezione, e alla fine questi cerchi li ho smontati circa maggio, giugno, luglio, durante il periodo estivo, quando è finito l'obbligo delle gomme invernali. Ecco, da quel momento lì io non ho più toccato quei cerchi, sono rimasti sporchi e li ho rilavati per la prima volta e decontaminati durante i test che ho fatto in questo ultimo periodo. Sidero è riuscito, oltre a decontaminare e a detergere, anche a riattivare quel beading che si era perso e che mi aveva fatto capire che comunque la protezione era completamente sparita, mentre lui invece ha riattivato il tutto rendendolo nuovamente visibile, rendendo il cerchio di un bel colore argento brillante. Quindi ecco, anche questo rispetto delle protezioni è dimostrato da questa cosa. Il prodotto, come avete visto, mi è piaciuto, io non posso fare altro che consigliarvelo se cercate un prodotto che riesce a decontaminare ma anche a detergere. Insomma, vi ho detto un po' le varie casistiche, se vi ritrovate in ognuna di queste di sicuro è il prodotto che può fare per voi. Fatemi sapere se l'avete già utilizzato, come vi siete trovati, se avete avuto qualche problema, o insomma se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Spero che invece il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Ragazzi, come sempre vi arriveranno altri video sempre molto interessanti, ve l'assicuro, ve lo prometto. Seguitemi sui social, vi lascio il link qui sotto di Instagram e Facebook se volete rimanere un pochino più aggiornati in modo live. Seguitemi su Instagram, dove pubblico le storie. Insomma, io come sempre vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo sul canale. Ciao ciao!